Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo frame ideale per droni FPV. Si tratta dell'iFlight XL5 V3, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo un sacchetto con tutte le parti in carbonio, uno con tutta la viteria e gli stand-off, 2 battery strap, 4 gommini per l'atterraggio, della gomma piuma per non far scivolare la batteria ed un set di adesivi. Troviamo anche un manuale di istruzioni. I battery strap sono lunghi 21 cm e sono di buona qualità, il materiale è abbastanza resistente e l'anello è in metallo. Vediamo ora gli spessori delle parti in carbonio. I bracci sono da 4 mm. Il top plate è da 1,9 mm. La bottom plate è da 1,9 mm. E anche la piastra centrale è da 1,9 mm. I plate per fissare la camera FPV sono da 1,6 mm. Gli stand-off sono da 30 mm. Ora non ci rimane che montare il frame. Prendiamo la piastra centrale, 4 viti con la testa svasata e 4 viti normali da 10 mm. Sistemiamo le viti in questi fori interni e in questi fori esterni. Inseriamo i bracci seguendo la forma del frame. Sistemiamo il bottom plate e lo fissiamo con i dadi a pressione. Dopo aver sistemato tutti gli stand-off con le viti piccole, montiamo i camera plate. Completiamo il frame fissando il top plate. Il peso del frame è di 117,6 grammi. Una volta assemblato, il frame risulta essere molto rigido, il carbonio è di buona qualità. L'iFlight XL5 è di tipo TrueX, quindi i motori hanno tutti la stessa distanza tra loro. La diagonale è di 240 mm. Come notiamo, tutti gli spigoli del frame sono smussati. Questa è una buona caratteristica in quanto in caso di urto si riduce la possibilità di delaminare il frame. Le videocamere supportate sono di tipo standard. Come notiamo sopra c'è una grande apertura, in questo modo possiamo sistemare la videocamera con un tilt elevato. Sempre nella parte superiore notiamo queste asole per i battery strap, in questo modo la batteria rimane fissata al meglio. In dotazione col frame viene fornita questa gomma piuma da sistemare qua sopra, questa soluzione comunque non mi piace molto. Per maggiore sicurezza preferisco usare il velcro su frame e batterie. In conclusione, l'iFlight XL5 risulta essere un buon frame da freestyle, sicuramente superiore alle proposte economiche e di fascia bassa. Il frame rimane abbastanza spazioso e ci permette di fare assemblaggi molto puliti. Buona la cura dei dettagli, come gli angoli smussati e la dotazione abbastanza completa. Questa era la mia recensione dell'iFlight XL5 V3. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.